Ciao a tutti, amici dello Scorpione. Benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi vedremo le previsioni generali per la prima parte di aprile, verso metà mese poi pubblicherò la seconda parte dell'oroscopo. Come dico sempre, sono previsioni fatte per un collettivo, quindi prendete solo i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo potete anche ascoltare il vostro ascendente o segno lunare. In descrizione trovate il link ad un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi tre oroscopi e trovate anche la mia email nel caso voleste contattarmi. Bene, mostrami Scorpione, tendenze energetiche generali per la prima parte di aprile. Grazie. Il matto. Wow, amici dello Scorpione. Potrebbe essere la chiusura di qualche ciclo. Ricordiamoci che il matto è un arcano numero 0, parla della chiusura di un ciclo, parla di un qualche cosa di nuovo, parla di un entusiasmo, parla di un'energia genuina. Alle volte però fa anche riferimento a quello che è una sorta di impulsività. Quindi andremo poi a vedere dopo perché avete la carta del matto. Mi parla anche di nuove avventure, per qualcuno potrebbe essere proprio un viaggio magari. Andremo a vedere poi dopo nello specifico. Ok. Riparare. Ok. Ehm, Qui vedete c'è una fanciulla che ha un ago e sta cucendo qualche cosa, no? Qui riparare si intende riparare il cuore. C'è bisogno di guarire determinate ferite. La carta è un numero 52, per qualcuno magari può avere qualche riferimento. C'è bisogno fondamentalmente di perdonare, ok? Perché il modo, diciamo così, per riparare, il modo più effettivo, più efficace, se vogliamo, per riparare il cuore è appunto quello di perdonare, prima di tutto se stessi. Poi una volta che diciamo così, che il perdono è stato fatto, nei confronti di se stessi, si può procedere a perdonare gli altri. Diversamente sì, si può procedere a perdonare gli altri, però ecco, prima di tutto bisogna lavorare su se stessi. Ah, guardate, 2 di coppe, 9 di coppe e un fante di spade. Allora, si parte da quello che è una situazione di compromesso. Può essere un compromesso di tipo, romantico, può essere anche un'amicizia o un compromesso di tipo lavorativo. Avendo proprio il 2 di coppe per molti, potrebbe vibrare come una stesa per le relazioni. Guardate cosa si è girato, la carta degli amanti. Con il 9 di coppe per qualcuno potrebbe fare riferimento al fatto che, diciamo così, ci sia questo nuovo inizio con la carta del matto. In molti mazzi il 9 di coppe fa riferimento a quello che è un sogno compiuto, quindi è come se qui, diciamo, qualcuno stesse festeggiando, probabilmente con qualche eccesso, diciamo così, ok? Il fante di spade parla di un'energia giovane, di un'energia giovanile, potrebbe far riferimento a quello che è un figlio, potrebbe far riferimento a magari una persona che ha un atteggiamento un po' immaturo. Mhmm, Atteggiamento barra carattere barra, apertura mentale, Quello che vedo con la carta degli amanti è che c'è qualche cosa comunque, diciamo che non rende proprio fluida, questo tipo di relazione, di situazione. Alle volte la carta degli amanti fa riferimento a quello che è il dover fare una scelta. E poi qui abbiamo, il la carta del diavolo, l'imperatrice, la morte al contrario e la regina di spade al contrario. Quindi qui per qualcuno si parla, la carta del diavolo in questo mazzo viene chiamato il lato d'ombra, quindi si tratta di quello che è, diciamo, la zona un po' oscura di questa situazione o di questa relazione. Potrebbe far riferimento, visto che abbiamo l'imperatrice, a una sorta di genitorialità, potrebbe avere a che fare con una madre, un padre o un capo
all'interno di un'azienda, per esempio, o comunque un superiore, o potrebbe fare riferimento a quello che è proprio la capacità di creare. Ma c'è con questa morte al contrario un qualche tipo di cambio, un qualche tipo di passo in avanti che bisognerebbe fare. Abbiamo anche la regina di spade, al contrario, qui è necessario fare qualche sorta di taglio, ma non viene fatto. C'è probabilmente un po' di confusione mentale su come, su di chi è la responsabilità. Mi parlano di responsabilità. Andiamo a vedere nello specifico perché abbiamo questo 2 di coppe, per piacere, grazie. Abbiamo un 2 di pentacoli e un fante di bastoni. Guardate, può darsi che uno dei 2 abbia preso la relazione o questo compromesso un po', se vogliamo, sottogamba, okay, abbia, diciamo così, sottovalutato certe cose, ehm, entusiasmandosi per altre. Cioè è un po' come se si fosse visto solo un lato della medaglia, mettiamola così. Andiamo a vedere il 9 di coppe, per piacere, grazie. Abbiamo un 6 di coppe e di nuovo un riferimento al sogno e un re di denari. Quindi per qualcuno è come se ci fosse il compimento davvero di un sogno che si aveva da magari tanto tempo, che si aveva dall'età dell'infanzia, potrebbe far riferimento a una persona proprio, che magari si è conosciuto tanto tempo indietro, con la quale si è cresciuti, ehm, e diciamo della quale si ha stima, io sento, perché comunque c'è un re di pentacoli, parla di stabilità, il re di pentacoli è una persona che comunque con la quale si può parlare, alla quale si può fare riferimento. Potrebbe anche rappresentare un padre, o potrebbe rappresentare la vostra persona di interesse, o magari quell'azienda, se fosse una stesa di lavoro, più affermata, rispetto a voi magari. Il fante di spade è spiegato dalla torre e dal 7 di coppe. Sì, qui sento che bisogna lasciarsi indietro quelle che sono le distrazioni in questa situazione. Probabilmente c'è un qualche obiettivo a cui voi state mirando, che però, sento non essere obiettivi seri, cioè bisogna lasciarsi indietro le illusioni fondamentalmente. Bisogna lasciarsi indietro quelle che sono queste idee giganti e probabilmente partire dalle piccole cose. Queste idee un po' mi parlano di megalomania, quindi non so per quanti possa far riferimento però. Ehm, Andiamo a vedere gli amanti, vediamo se è una scelta quella che dovete fare. Direi che in questa situazione, gli amanti parlano di disarmonia. È come se non vi sentiste completamente indipendenti, completamente, abili, all'altezza di fare determinate azioni, determinati movimenti. Per qualcuno, se fosse una stesa, diciamo così, a livello romantico, sento che in questa relazione è come se non ci fosse non si riuscisse a stare bene insieme in armonia. C'è comunque il 9 di spade, mi parla di quello che sono i pensieri, le ansie, le preoccupazioni e comunque il cavaliere di bastoni è al contrario. Per qualcuno mi parla di problemi a livello passionale, quindi diciamo così in camera da letto, come se non ci si trovasse, come se ci fosse, qualcuno uno dei 2 magari è appagato mentre l'altro no. Andiamo a vedere la carta del diavolo, abbiamo un appeso e un 10 di spade. E che sento come se ci in questa zona della lettura sento parecchio il blocco, okay, il non movimento, il blocco, questa sofferenza del 10 di spade. Sento che qualcuno qui si sente bloccato in questa situazione, in questa relazione. È come se ci fosse potrebbe anche esserci una componente di controllo da parte di qualcuno, nel senso che magari vi sentite controllati, non vi sentite, ehm non vi sentite, come vi posso dire,
liberi di esprimervi, liberi di essere indipendenti, non vi sentite liberi di prendere iniziative. E se guardiamo anche le prime 2 carte, cioè il matto e il riparare, sento che c'è qualcuno qui che probabilmente ha subito un tradimento, ha subito quello che è un qualche tipo di torto, okay, e che in questo momento non si fida più dell'altro ed è in una fase di forte controllo. Non so per quanti possa risuonare, ma può essere un risvolto della lettura. Allora, l'imperatrice è spiegata da una regina di spade e da un 3 di coppe. Potrebbe essere che, questa regina di scusate, questa imperatrice sia una persona molto cerebrale, possa essere un'amica, un amico o che comunque magari voglia solo un'amicizia. Perché comunque vedo che non c'è l'armonia con questo carta degli amanti in questa posizione, è come se non c'è quello che vorreste voi. Magari c'è una sorta di unione, c'è una sorta di, incontro se vogliamo, però ecco non è magari il tipo di incontro stabile che voi volete, perché ricordiamo che avete anche una torre, quindi qualche vostra stabilità, qualche vostra certezza, qualche vostra sicurezza crolla. Andiamo a vedere la morte al contrario, per piacere, grazie. Wow, abbiamo un 3 di spade e un 7 di pentacoli. È come se qui steste cercando di ehm, state semplicemente aspettando di purgare questo dolore, okay, però in realtà, avete il 7 di denari. Il 7 di denari è una carta passiva, cioè siete lì in attesa, ma, mhmm, non vi sento molto in un lavoro interiore, anzi siete più proiettati verso l'esterno. Con questa carta del matto avete solo voglia di scappare, io sento. Andiamo a vedere la regina di spade al contrario, perché comunque vi è già uscita anche un'altra volta. Re di coppe e re di bastoni. Wow. È come se ci fosse, con questi 2 re, per certi versi siete consapevoli del fatto che volete questo cambio, avete bisogno di questo cambio e lo desiderate, probabilmente state anche iniziando a fare qualche cosa per avere questo cambio, ma in realtà non avete un vero piano d'attacco, non avete una vera, come vi posso dire, strategia, non avete pianificato, quali potrebbero essere le mosse attuali e le mosse successive. Quindi è come se steste aspettando un attimino di superare questa fase di dolore per riuscire ad arrivare a una chiarezza mentale. Per altre persone, avendo qui questi 2 re, io sento che potrebbe veramente parlare di una relazione a 3. Quindi c'è comunque, una persona, l'imperatrice in questo caso, che, probabilmente non è come voi vi state aspettando, non è come voi, l'avete vista, non è come il sogno compiuto, che avevate immaginato insomma. Sì, perché sento che comunque c'è anche un re di pentacoli e il re di pentacoli parla di materialità e l'imperatrice comunque è il divino femminile a livello materiale, quindi madre terra, no? Per cui sento che ripeto, è tutta una questione di concretezza, di fatti pratici, di fatti concreti. Per qualcuno potrebbe anche far riferimento a qualche tipo di movimento finanziario che non arriva, magari non vi sentite completamente indipendenti all'interno, di una relazione o di una situazione proprio a livello economico, cioè che non avete, come vi posso dire, non avete la possibilità insomma di spendere, i soldi per comprarvi un capriccio o cose di questo genere, ecco. Bene, andiamo a vedere, con i tarocchi di Osho,
visto che nei commenti mi chiedete spesso di parlare di quello che è, diciamo, il lato economico, andiamo a vedere se riesco a dirvi qualche cosa per quello che riguarda il vostro flusso, di soldi in questo periodo, okay? Io intanto vi ricordo che se volete supportare il canale potete iscrivervi, se non l'avete ancora fatto, potete mettere un like al video, potete commentare e potete condividere. Abbiamo la miseria, abbiamo il completamento e abbiamo essere ordinari. Wow! Allora, vista così vi dico che, non ci sono grossi movimenti finanziari per questo periodo. La miseria, come vi posso dire, diciamo avete una sorta di attaccamento, probabilmente le vostre liquidità in questo momento, come vedevamo qui, non sono molte e quindi state cercando giustamente di spendere il meno possibile, state cercando di risparmiare molto. Poi abbiamo la carta del completamento e la carta dell'essere ordinari. Quindi quello che sento qui è che comunque, nella vita di tutti i giorni, diciamo, non vi manca niente, nel senso probabilmente è proprio solo ehm, come vi posso dire, ehm, non dico il capriccio, però quell'idea, se vogliamo, di indipendenza, perché poi nel senso, nei fatti concreti non vi manca quella sorta di, non dico abbondanza, però perlomeno di benessere, ecco, a livello economico. Un'altra, sfaccettatura di queste 2 carte potrebbe essere che il completamento lo trovate giorno dopo giorno, cioè per staccarvi da questa miseria, per staccarvi da quello che è questa pochezza, questa mentalità se vogliamo, perché molto di quello che è la propria situazione economica deriva dalle credenze limitanti che noi abbiamo dentro. Quindi quello che sento è che se voi fate un lavoro di magari risparmio giorno dopo giorno, non importa se mettete anche solo 1 € nel salvadanaio, diciamo così, l'idea è che ogni giorno mettiate energia nel risparmiare per quel progetto, nel risparmiare per quel cambiamento di cui mi parla la morte, okay? Sento che comunque arriverà, ragazzi, è che qui vi sento un po' intasati di condizionamenti, è per quello che avete voglia di fuggire, me lo dice un po' il matto, no, qui vi sentite veramente controllati, condizionati, non vi sentite liberi di muovervi e per quello probabilmente che abbiamo la carta del riparare, perché è inutile farsi sensi di colpa, cioè fino adesso chi ha dato, chi ha avuto, però da adesso in avanti, okay, io perdono te, perdono me per aver f reso possibile che tu ti comporti così con me, perché siamo noi che lo permettiamo, ricordiamoci, però da adesso in avanti si cambia solfa, da adesso in avanti non lo permetto più, inizio a dire no. Andiamo a vedere ancora un messaggio da parte delle fatine, vediamo che cos'altro hanno da consigliarvi. Per gli amici dello Scorpione, per piacere, grazie. Allora, abbiamo non giudizio, mh, e di nuovo, come la carta del riparare, il non giudizio sento che è riferito a voi. Non giudicate voi stessi, vi permetterà di riuscire a non giudicare gli altri. Abbiamo interiorizzazione e qui parla proprio di quello che è il mondo interiore, se vogliamo. Cercate di fare questo lavoro di scioglimento di questo dolore di cui parla il 3 di spade, okay? E poi abbiamo meditazione, e in effetti può far riferimento a quello che è la meditazione proprio da un punto di vista di pratica quotidiana o anche semplicemente il meditate su quello che è il vostro lato interno, okay? Bene cari amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi. Spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.